Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz dedicato a uno dei personaggi più affascinanti e controversi della storia, Napoleone Bonaparte. Dalle battaglie leggendarie ai segreti meno conosciuti della sua vita, dovrai rispondere a 35 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 35 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Dove nacque Napoleone Bonaparte? Ad Ajaccio. Napoleone nacque ad Ajaccio, in Corsica, poco dopo che l'isola era passata sotto il controllo francese. In quale anno nacque Napoleone? Nel 1769. L'anno di nascita è lo stesso in cui la Corsica fu definitivamente annessa alla Francia. Come si chiamava la madre di Napoleone? Letizia Ramolino. Maria Letizia Ramolino, donna di grande carattere, seguì spesso la carriera del figlio ed ebbe lunga vita. Qual era il suo titolo nel 1804? Imperatore dei francesi. Il 2 dicembre 1804 Napoleone fu incoronato imperatore dei francesi. Chi fu la sua prima moglie? Giuseppina. Giuseppina fu sposata con Napoleone dal 1796 al 1809, quando il matrimonio fu annullato. Quale celebre codice di leggi introdusse Napoleone? Il codice civile. Napoleone introdusse il celebre codice napoleonico, noto anche codice civile dei francesi. Divenne modello per molte legislazioni europee. In quale isola fu esiliato nel 1814? L'isola d'Elba. Dopo l'abdicazione del 1814, Napoleone fu esiliato all'Elba, da dove fuggì l'anno dopo. Quale celebre battaglia fu la sua sconfitta definitiva? Waterloo. Il 18 giugno 1815 Napoleone fu sconfitto a Waterloo dalle truppe guidate da Wellington e Blucher. Dove morì Napoleone? A Sant'Elena. Fu confinato dagli inglesi a Sant'Elena, un'isola sperduta nell'Atlantico, dove visse dal 1815 fino alla morte. Chi scrisse un'ode dedicata a Napoleone Bonaparte? Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, nel 1821, in occasione della morte di Napoleone Bonaparte, scrisse l'ode il 5 maggio. Difficoltà media. Quale ammiraglio britannico sconfisse la flotta francese a Trafalgar? Nelson. L'ammiraglio Orazio Nelson vinse la battaglia di Trafalgar, 1805, assicurando la supremazia navale inglese. Quale trattato mise fine alla prima campagna d'Italia, 1797?
Campo Formio. Il Trattato di Campo Formio del 1797 sancì la vittoria francese sull'Austria e ridefinì i confini in Italia. Quando avvenne il colpo di Stato del 18 Brumaio? Nel 1799. Il 9 novembre 1799, 18 Brumaio del calendario rivoluzionario, Napoleone prese il potere instaurando il consolato. In quale cattedrale fu incoronato imperatore? Notre Dame. Il 2 dicembre 1804, Napoleone fu incoronato imperatore nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Chi incoronò Napoleone durante la cerimonia? Si incoronò da solo. Napoleone prese la corona dalle mani di Pio VII e se la pose sul capo, a simboleggiare la sua indipendenza dal Papa. Nel 1812, dove si svolse una campagna? La campagna di Russia. La campagna di Russia fu un disastro per la Grande Armata, falcidiata dal freddo e dalla mancanza di rifornimenti. Che cos'era il blocco continentale? Il divieto di commercio con l'Inghilterra. Napoleone impose agli stati europei di non commerciare con l'Inghilterra per danneggiarne l'economia. Chi fu la sua seconda moglie? Maria Luisa. Napoleone sposò Maria Luisa nel 1810, figlia dell'imperatore d'Austria, per consolidare un'alleanza dinastica. In quale battaglia ottenne una grande vittoria nel 1805? Austerlitz. La battaglia di Austerlitz, detta dei tre imperatori, fu una delle più brillanti vittorie di Napoleone contro Russia e Austria. Qual era il titolo ufficiale del suo figlio legittimo? Re di Roma. Napoleone Francesco, figlio di Napoleone e Maria Luisa, fu proclamato re di Roma alla nascita nel 1811. Chi firmò con lui il Concordato del 1801? Pio VII. Il Concordato del 1801 ristabilì i rapporti tra Francia e Chiesa Cattolica. Quale città italiana fu capitale del Regno d'Italia napoleonico? Milano. Napoleone fu incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano nel 1805. A quale fratello Napoleone non affidò un trono? A Luciano. Luciano Bonaparte fu l'unico a cui Napoleone non affidò troni europei. Come si chiama il ritorno di Napoleone dopo la fuga dall'Elba? I 100 giorni. Dal 20 marzo al 22 giugno 1815, Napoleone riprese brevemente il potere in Francia. In quale battaglia fu sconfitto nel 1813 dalla coalizione europea? A Lipsia.
La maggior parte degli stati europei diede vita alla sesta coalizione contro Napoleone, che fu sconfitto nella battaglia di Lipsia ed esiliato all'isola d'Elba. Difficoltà alta. Quanti articoli conteneva il Codice civile napoleonico del 1804? (2281). Era diviso in un titolo preliminare e 3 libri, il primo dedicato alle persone, il secondo ai beni e alla proprietà, e il terzo ai diversi modi di acquisto della proprietà. Come si chiama il trattato tra Napoleone e Alessandro I del 1807? Pace di Tilsit. Questa pace fu conclusa l'8 luglio 1807 a Tilsit, una città nella Prussia orientale, l'odierna Sovetsk, e pose fine alla quarta coalizione antinapoleonica. Chi era a capo della polizia segreta dell'impero napoleonico? Joseph Fouché. Era diretta da Joseph Fouché, ministro della polizia di Napoleone. Utilizzava una rete di agenti segreti per sorvegliare l'opposizione politica. Quale fu il principale obiettivo della campagna d'Egitto del 1798? Indebolire gli inglesi. Il principale obiettivo era colpire l'economia e la colonizzazione della Gran Bretagna, minacciando le sue rotte commerciali verso l'India. Dove fu firmato il patto che ridisegnò l'Europa dopo la sconfitta di Napoleone? A Vienna. Puntò a stabilire un nuovo assetto territoriale dopo le conquiste napoleoniche. Chi dipinse la celebre opera L'Incoronazione di Napoleone? Jacques-Louis David. L'Incoronazione di Napoleone è un dipinto a olio su tela, 610 x 970 cm. Qual è la data esatta della sua morte? (5 maggio 1821). Napoleone morì a Sant'Elena il 5 maggio 1821, probabilmente di cancro allo stomaco. Quanto era alto Napoleone? (1,68 m). L'idea che fosse un uomo di bassa statura è soltanto un mito. In realtà per l'epoca era una statura assolutamente nella media. Quale soprannome era attribuito a Napoleone dagli inglesi? Boney. Napoleone è stato il protagonista e il bersaglio di infinite caricature, uno dei quali si rivolgeva a lui chiamandolo Boney, abbreviazione di Bonaparte. Dove fu sepolto Napoleone? A Parigi. I resti mortali di Napoleone Bonaparte si trovano custoditi nella chiesa di Saint-Louis-des-Invalides a Parigi nel circuito museale del Musée de l'Armée. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai ancora molta strada da fare. Conosci qualche curiosità su Napoleone, ma molte ti sono sfuggite. È il momento perfetto per approfondire e scoprire nuovi dettagli su uno dei personaggi più affascinanti della storia. Se hai fatto da 13 a 24 punti, ottimo risultato.
Dimostri di avere una buona conoscenza della vita e delle imprese di Napoleone. Conosci fatti, aneddoti e curiosità che non tutti sanno, anche se qualche dettaglio ti è sfuggito. Sei sicuramente un appassionato di storia. Sei fatto da 25 a 35 punti, straordinario. Sei un vero esperto della storia di Napoleone. Non solo conosci le sue grandi imprese, ma anche i dettagli più nascosti e sorprendenti. Pochi riescono ad arrivare a questo livello. Onore e gloria, sei un autentico stratega della conoscenza. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!